Ciao a tutti e bentornati sul mio canale Lernamo. Inutile prenderci in giro. Essere persuasivi e convincere la gente a fare quello che vogliamo è un'abilità che porta molti benefici. Ora non sto dicendo che sia corretto, anzi riconosco che spesso non è giusto manipolare la gente. Ma il mio compito qui è soltanto insegnarvi tutto quello che so, poi sta a voi decidere come utilizzare il potere che deriva dalla conoscenza che infondo in voi. Il potere che deriva dalla conoscenza che infondo in voi. Ah, quanto parlo bene! Quindi oggi vi dirò alcune frasi utili per persuadere la gente. Iniziamo. Se davvero ci tieni a me, devi farlo. Questa frase, come anche altre che vedremo a breve, fa leva sui sentimenti e sulle emozioni della gente. Infatti, per quanto ci illudiamo che a governare le nostre azioni ci siano la mente, la logica e la razionalità, in realtà è l'esatto opposto. Infatti sono i sentimenti e le emozioni che ci guidano, che ci muovono e che determinano le nostre azioni. A tal proposito, prima di proseguire, vi consiglio un libro molto interessante. La psicologia delle folle di Gustave Le Bon. Vi ho lasciato il link di affiliazione Amazon per acquistarlo nella descrizione, se siete interessati. Se lo leggete, fatemi sapere cosa ne pensate. Invece, un'altra frase simile alla precedente è: se vuoi mantenere il legame che ci unisce, non puoi rifiutarti di farlo. Di nuovo, con questa frase si sfrutteranno i sentimenti e l'affetto dell'altra persona per portarla a compiere una determinata azione. Lo so, è bruttissimo, credetemi o no, io non l'ho mai fatto. Ma mettiamola così, imparare queste frasi può aiutarvi a riconoscerle quando vengono utilizzate contro di voi, così che possiate evitare di cadere nella trappola del vostro manipolatore. È per il tuo bene. Questa frase è davvero ingannevole. Fa credere cioè all'altra persona che fare o non fare qualcosa sia positivo per i suoi interessi e che quindi gli o le convenga. A tal proposito non dimenticherò mai quante volte Walter White in Breaking Bad abbia ripetuto a sua moglie che tutto quello che faceva era per il bene della famiglia. Solo per poi ammettere alla fine che tutto quello che aveva fatto lo aveva fatto per lui, perché gli piaceva e perché lo faceva sentire vivo. Vabbè, ma ora passiamo alla prossima frase. Dopo tutto quello che ho fatto per te, me lo devi. Questa frase induce la vittima a fare qualcosa sulla base che, secondo il manipolatore, sia in debito con lui. Infatti molta gente non ama sentirsi rinfacciare qualcosa e pur di sdebitarsi sarebbe pronta a fare qualsiasi cosa. Se non mi ascolti, te ne pentirai. Questa frase gioca su due aspetti fondamentali. La paura che non fare quanto chiesto dal manipolatore possa portare a delle conseguenze negative. Per esempio, il manipolatore potrebbe avere o essere a conoscenza di qualcosa di compromettente sulla vittima e con questa frase quindi cercherebbe di ricattarla. Ma allo stesso tempo questa frase mette la vittima in una posizione di dubbio. Non sarà mica vero che non facendo quanto mi sta chiedendo possa sbagliare e pentirmene? Per esempio, un manipolatore potrebbe chiedere alla vittima di investire con lui in un grande progetto. Con questa frase, quindi, instilla nella vittima il dubbio che magari un giorno, quando quel progetto sarà un successo, potrebbe non goderne dei benefici. Citazione del giorno. La manipolazione consapevole e intelligente delle opinioni e delle abitudini delle masse svolge un ruolo importante in una società democratica.
Coloro i quali padroneggiano questo dispositivo sociale costituiscono un potere invisibile che dirige veramente il paese. Il link di affiliazione per acquistare propaganda su Amazon lo trovate nella descrizione. Sei l'unica persona al mondo in grado di... Con questa frase il manipolatore cerca di lusingare la sua vittima e al tempo stesso metterla in una posizione che le impedisce di tirarsi indietro. Infatti, essendo lei l'unica persona al mondo in grado di fare quello che il manipolatore vuole, non può tirarsi indietro e lasciarlo senza alternative. Ti prometto che poi non ti chiederò mai più nulla. Con questa frase il manipolatore cerca di convincere la vittima garantendo che se accetta di fare quello che ora le sta chiedendo, in futuro non ci saranno più altre richieste. Una proposta decisamente allettante, che però sfortunatamente nella maggior parte dei casi si rivela falsa. Seconda citazione del giorno. E sono tanto semplici gli uomini e tanto ubbidiscono alle necessità presenti che colui che inganna troverà sempre chi si lascerà ingannare. Il Principe di Machiavelli è un trattato di dottrina politica scritto nel 1513 nel quale l'autore espone le caratteristiche dei principati e i metodi per mantenerli e conquistarli. Quest'opera ha dato origine all'aggettivo machiavellico, usato in riferimento a persone, piani o idee in cui prevale l'astuzia e la mancanza di ogni scrupolo nei rapporti politici e sociali. A quest'opera si attribuisce anche la famosa frase «Il fine giustifica i mezzi». In ogni caso, il pensiero di Machiavelli non si può riassumere in un aggettivo e una frase così semplici. Per questo vi rimando alla lettura del suo capolavoro, di cui vi ho lasciato il link di affiliazione per prenderlo su Amazon nella descrizione. Cosa ti costa? Questa frase è spesso utilizzata dai manipolatori per convincere le loro vittime che quello che stanno chiedendo loro di fare non è così difficile o complicato. Serve quindi a sminuire l'entità della richiesta, così da rendere le vittime più propense a fare quello che loro vogliono. Non sai di cosa sono capace. Questa frase potremmo definirla una vera e propria minaccia. Infatti, usando questa frase, il manipolatore cerca di intimorire la vittima facendole credere di essere disposto e pronto a fare qualsiasi cosa pur di fargliela pagare. Bene, ora, se ci tenete a me, perché non vi iscrivete a questo canale? In questo modo potremo mantenere il legame che ci unisce. Fidatevi, è per il vostro bene. Riceverete una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Dopo tutti i video che ho fatto per voi, me lo dovete. Se non mi ascoltate, vi garantisco che ve ne pentirete. Non sapete di cosa sono capace. Ah, comunque, a parte gli scherzi, ho fatto un video col mio ragazzo che sta riscuotendo un discreto successo. Proviamo le 5 pizze più strane e deliziose al mondo. Il link, come sempre, è nella card e nella descrizione. Io vi saluto lasciandovi una citazione di Sigmund Freud, estratta da Psicologia delle masse e analisi dell'io, di cui vi ho lasciato il link per acquistarlo su Amazon nella descrizione. Le masse non hanno mai conosciuto la sete della verità. Hanno bisogno di illusioni e a queste non possono rinunciare. L'irreale ha costantemente in esse la precedenza sul reale. Soggiacciono all'influsso di ciò che non è vero, quasi altrettanto che a quello di ciò che è vero. Hanno l'evidente tendenza a non fare alcuna distinzione tra i due.